Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche predestinate per il mese di ottobre 2024. Abbiamo la carta del mondo, amici del Leone. Quando c'è la carta del mondo si parla di risultati che arrivano, di qualche questione, magari progetto che arriva a compimento, che arriva a conclusione. È una carta che parla di completezza, di pienezza. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Se poi non sapete come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il link per i corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso di tarocchi intuitivi base e l'altro è un corso base di metafisica che parla sui chakra. Inoltre trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, sempre nella descrizione, e poi ci sono anche altri link che potrebbero interessarvi. Voi comunque aprite la tendina, guardate quello che vi interessa, poi se avete bisogno di informazioni mi contattate via mail. Ok, partiamo subito con una bella ruota della fortuna, ragazzi. Fante di pentacoli, giudizio, 3 di coppe, matto, 9 di pentacoli, eremita e 10 di bastoni. Allora, devo dire che tra mondo e ruota della fortuna partiamo bene. La ruota della fortuna è un 10 ed è l'inizio della stesa e alla fine della stesa abbiamo un altro 10. Quindi è come se ottobre fosse una sorta di periodo di conclusione o di qualche questione, di qualche anche ciclo karmico, considerato che abbiamo la ruota della fortuna. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, cercherò di spiegarle, vi darò i messaggi che mi arrivano e dopodiché farò i vari esempi, quindi l'amore, il lavoro, l'economia, ok? Bene, partiamo con la ruota della fortuna. Abbiamo un 8 di pentacoli e un 7 di pentacoli. Mm. Ehm, Potrebbero essere cambi da un punto di vista lavorativo. Di solito quando c'è la ruota della fortuna sono cambi positivi e anche piuttosto veloci, tra l'altro. Andiamo a vedere scusate, il fante di pentacoli. Imperatrice e regina di spade. Voglio andare a vedere anche il giudizio.
C'è come un'energia di maggior flessibilità. Oh, guardate, il giudizio ha un asso di coppe e un asso di bastoni. Come se ci fosse un nuovo inizio in vista, mettiamola così. Mm. Andiamo a vedere anche il 3 di coppe. Qui ho l'idea che, come vi posso dire, questo discorso legato alla flessibilità, di cui vi ho appena accennato, è come se aveste bisogno di, con la carta dell'imperatrice, diventare più amorevoli, ma anche proprio nei vostri confronti, più compassionevoli, più comprensivi. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Abbiamo un 8 di spade, 10 di coppe e mago. Allora, devo dire che dei risultati ci saranno nel mese di ottobre. Qui di nuovo abbiamo un mago, come se ci fosse un nuovo inizio. Sento che, ragazzi, da un lato finisce un qualche tipo di ciclo karmico, è come se poteste raggiungere determinati risultati, quindi togliervi dei pesi dalle spalle. E dall'altro lato, con tutti questi uno, sento come se ci dovesse essere perlomeno un approccio, un nuovo pensiero al futuro o a iniziare qualcosa di nuovo. E anche qui, tra l'altro, abbiamo un matto. Andiamo a vedere. 2 di spade. E 6 di spade. Questo matto, che anche lui mi parla di nuove esperienze, mi parla di nuove avventure, di nuovi inizi, però ho come la sensazione, perché c'è un 2 di spade, come se da un lato ci fosse la voglia di andare, dall'altro come un qualche cosa che tira indietro in questo nuovo inizio. E qui abbiamo un 6 di spade. Probabilmente c'è qualche credenza, qualche cosa che voi state pensando inerente al tipo di situazione che state vivendo, inerente a voi stessi, che non vi permette di fare questo salto in modo fiducioso. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Temperanza. Beh, tra la ruota della fortuna e il 9 di pentacoli devo dire che... Beh, avete anche l'imperatrice. Potrebbero arrivare dei soldi, soprattutto visto che abbiamo la ruota della fortuna che parla molte volte di vincite al gioco, di eredità, di premi, soldi o anche opportunità inaspettate. Abbiamo temperanza e appeso, che sono due carte effettivamente un po' lente. È come se nel mese di ottobre aveste bisogno di coccolarvi, di prendervi cura di voi stessi, di prendervi cura del vostro corpo, della vostra salute psicoemotiva. Andiamo a vedere l'eremita. Cavaliere di bastoni e torre. Datemi un'altra carta per questa torre. Quale credenza potrebbe cascare nel mese di ottobre? Credo che sia qualcosa legato a delle responsabilità. La carta dell'appeso vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista e qui cambierà il panorama per quello che riguarda le vostre responsabilità. Quello di cui effettivamente siete responsabili è quello che pensate di dover sostenere perché ne siete responsabili. Andiamo a vedere il 10 di bastoni.
Cavaliere di spade. Sì, io vi sento proiettati comunque in avanti, E 2 di pentacoli. C'è bisogno di leggerezza, ragazzi, in questo mese. Questo eremita e questa torre, poi qui abbiamo anche l'8 di spade, il 6 di spade, potrebbero appesantire un pochettino. Quindi qualcuno potrebbe aver proprio bisogno di leggerezza, di divertirsi, di prendersi del tempo per riposare, per rigenerare la mente proprio. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dall'amore e partiamo da chi è single. Allora, diciamo che di gente ce n'è che vi gira intorno, che potreste potenzialmente, diciamo, conoscere. Credo che potrebbe anche essere una conoscenza legata a un qualche progetto che voi avete. Vi dico, non è che vedo grandi sviluppi, sinceramente, nel mese di settembre, però può essere un inizio di una conoscenza, mettiamola così. Se avete già qualcuno in testa, quindi magari se avete una relazione di interesse, diciamo, cioè vi interessa qualcuno e magari anche questo qualcuno ha dimostrato una sorta di interesse nei vostri confronti, vi dico che potrebbe esserci come un primo contatto. Qui avete la ruota della fortuna, un po' per tutti cambiano le dinamiche a inizio mese, secondo me. Cioè è come se ci fosse un momento di cambio proprio. Fate attenzione perché con questo 8 di pentacoli per qualcuno veramente è un cambio di lavoro, un cambio della quotidianità, è un cambio a livello temporale. Potrebbe essere sia come linea di tempo, sia come gestione del tempo. Se siete in una relazione, diciamo, un po' più definita, allora se la... Guardate, in realtà sento che si devono come... Anche lì, ruota della fortuna, cambiare gli schemi di comportamento, diventare più flessibili da un lato e più determinati dall'altro. Vi faccio un esempio per farvi capire. Ricrimino sempre alla persona, non lo so, di lasciare, che ne so, una cosa fuori posto, una cosa in disordine, ok? Quindi gli do un avvertimento, dico ascolta, mettilo a posto, la persona non lo fa, il secondo avvertimento, mettilo a posto, la persona non lo fa. Alla terza volta che lo dico, non deve essere più un avvertimento, cioè più un ah guarda, è di nuovo lì, no? Senza se non lo metti via, sapete? Più flessibilità, però anche più determinazione, cioè nel senso che se poi non lo ritiro lo buttate. Invece di mandare la minaccia e poi non prendere azione, non mandate la minaccia, fate notare la cosa e poi prendete provvedimenti. Questo era solo per farvi capire, era un esempio come un altro, no? Però un po' l'idea che sia questo quello che vi vogliono dire. Nel caso abbiate una relazione, insomma, che va bene, che è datata da tanto tempo, insomma, che viaggia abbastanza per conto suo, qui ragazzi devo dire che la flessibilità vi aiuterà ad alleggerire la relazione in sé, a trovare più, come vi posso dire, dinamismo anche a livello di relazione, potrebbero nascere nuovi hobby, nuove passioni, nuove amicizie. Sento che va prosperando la relazione. Se invece siete in una relazione più o meno che non sapete, qui abbiamo la ruota della fortuna e il mondo, diverse carte di chiusura. Io qui ho come la sensazione che siate più proiettati verso qualche cosa di nuovo. Con il 10 di bastoni come se voleste lasciarvi indietro certi pesi, certe responsabilità, certe dinamiche di comportamento e queste due carte mi fanno pensare che ci siano dinamiche di andirivieni da parte dell'altro, magari anche da parte vostra. Però è un po' come se foste stufi. E qui con la carta dell'eremita sento che a ottobre lo valuterete proprio.
cioè ve ne renderete conto, ok? Che non c'è una reale, come vi posso dire, che l'interesse non è uguale da entrambe le parti, ok? Che non si spinge in modo uguale. Per quello che riguarda... Allora, parliamo della famiglia. Allora, qualcuno potrebbe ricevere qualche lieta novella. Il mondo è una carta che mi parla di bambini. Qui abbiamo anche il matto che mi parla di bambini. Qui abbiamo un asso di coppe che mi parla di bambini. Qui abbiamo un 9 di pentacoli e l'imperatrice che mi parlano di gravidanze. Quindi per qualcuno vi dico che potrebbe arrivare una lieta novella. Se voi siete in una coppia e state cercando dei figli, potrebbe anche essere la vostra lieta novella. Diversamente potrebbe essere qualcuno vicino a voi e potrebbe essere un vicino, un familiare, un amico, un collega di lavoro, insomma, qualcuno intorno a voi. Parliamo della vostra crescita spirituale in questo mese. Come evolverà l'anima? Io sento che qui vi alleggerirete, ragazzi. Qui abbiamo il 6 di spade e la torre con l'eremita. Sento che, e il 8 di spade, sento che in qualche modo è come se avessi bisogno di togliervi certe strutture mentali, certi modi di vedere le cose. È come se avessi bisogno di trovare fiducia in voi stessi, semplicemente vedere tutto il potenziale che avete e tutto quello che avete fatto fino ad adesso. L'eremita è una carta che parla, che guarda al passato, ok? Quindi è una persona saggia che ha già fatto una serie di esperienze tali che gli consentono di affrontare la vita da solo in modo saggio. Ed è un po' quello, no? C'è come questa trasformazione, come questo cambio, come se da bambino interiore ci si evolvesse direttamente in saggi. Mi viene un po' da dirvi così. Ah, avete anche il giudizio, eh? Periodo di presa di consapevolezza, ragazzi. E poi giustamente c'è anche l'appeso, quindi sento che sarà un po' un cambio a 360 gradi. Ok, se siete, parliamo di lavoro, se siete disoccupati, allora io qui ragazzi vedo che con la ruota della fortuna il mondo finisce un vecchio ciclo. Credo che qualche cosa qua inizi, soprattutto se avete mandato curriculum, cioè se è un po' che mandate curriculum, sento che potrebbe arrivare una chiamata, una telefonata, un qualche tipo di nuovo inizio. Non escludo che per qualcuno può essere una scelta un po' improvvisata, cioè tipo, boh, non trovo lavoro, mi butto e provo a fare quella roba lì, ok? Nonostante i dubbi, nonostante, però avete l'eremita, avete tutte le caratteristiche e le doti per fare, per creare la vostra realtà. Qua anche avete il mago, eh? Se siete occupati, allora vi dirò che se siete occupati, l'ambiente lavorativo, insomma, diciamo che forse certe volte sarebbe meglio allontanarsi da certe compagnie, da certi pettegolezzi, da certe ideologie, ma per chi fosse interessato, ci potrebbe essere come un qualche cosa di nuovo, un qualche cosa che viene proposto. Qui abbiamo due assi e la carta del giudizio. È come se ci fosse un nuovo modo di agire, un nuovo modo di viversi anche la realtà, come se ci fosse una nuova fiducia con questo matto. Vi dico, per qualcuno sento che si inizierà qualcosa di nuovo. Tra l'altro anche il 9 di Pentacoli e l'Eremita sono carte da, da persona solitaria e in caso di lavoro rappresentano proprio le persone autonome. Quindi può essere che qualcuno decida ad un certo punto di, appunto, di diventare autonomo. Ho come questa sensazione e non vi nego che per qualcuno nel luogo di lavoro intorno ai vostri compagni, colleghi, potrebbe esserci una figura molto interessante con la quale si potrebbe sviluppare un certo tipo di interesse. Quindi, sia che per adesso abbiamo detto, sia che siate senza lavoro, sia che siate in un lavoro,
per molti sento come questa esigenza di buttarsi in qualche cosa di nuovo, di cambiare la realtà, di cambiare le dinamiche di comportamento della propria vita anche proprio, no? Per quello che riguarda gli autonomi invece, devo dire che qui sarete un po' sfidati, se vogliamo. Sento che il lavoro, diciamo, che avete già normalmente potrebbe essere un po' floscio nel mese di ottobre e quindi è come se vi sfidaste a creare qualche cosa di nuovo. Potrebbe essere una chiacchiera con un amico che vi ispira a fare qualche cosa di più e allora da lì iniziate a progettare, iniziate a vedere se si può fare, iniziate a vedere se avete i soldi a sufficienza, insomma è un po' come un progettare qualche cosa di nuovo. Ehm, Parliamo di soldi. Allora, sento che non vi dovete preoccupare per questo mese, sarete nell'abbondanza. Vi dico, avete la ruota della fortuna, per qualcuno si tratta proprio di vincite al gioco, premi. Potrebbero essere premi produzione, potrebbero essere delle provvigioni aggiuntive, potrebbero essere dei rimborsi spese che non vi aspettavate, potrebbero essere proprio delle sovvenzioni o qualche cosa che stavate aspettando, che comunque sono soldi che arrivano, è abbondanza che arriva. Poi qui avete anche il 9 di Pentacoli, l'imperatrice, ce n'è, ce n'è, non vi preoccupate. Anzi, vi dirò che è come se aveste lavorato bene nel passato, foste stati abbastanza oculati o comunque e adesso potete anche godervi, diciamo così, i frutti del vostro raccolto. Se per caso siete investitori, ehm, allora innanzitutto è come se aveste bisogno di vedere altre fonti di investimento e vi dirò che tutto sommato alla fine del mese, quando farete i conti, non vi potrete lamentare, di guadagni ce ne saranno. Mm? Ok, che cosa ho saltato? I progetti. Credo che qui inizi qualche progetto, a meno che non ce lo abbiate già in piedi, però siccome ci sono tanti uno, credo che se non è già, cioè se non inizia a ottobre, è iniziato fine settembre, non si va tanto più indietro. Però comunque devo dire che c'è un buon tipo di collaborazione e anche in questo settore raccoglierete i frutti di quello che avete seminato tempo fa. Sento che qui cambierà un po' il ritmo a ottobre, perché è come se riusciste finalmente, se iniziaste finalmente a raccogliere i frutti del vostro sforzo fatto in passato. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Divertimento ed è un cavaliere, no, è un fante, scusate, di bastoni. E qui abbiamo la coscienza. Guardate, mi risuona questo divertimento con il 2 di pentacoli. C'è bisogno di leggerezza, come vi dicevo prima, c'è bisogno di stare leggeri, di stare allegri, di divertirsi, di ridere a crepapelle. Ok? È come se avessi bisogno di compensare un po' questa parte, diciamo, un po' pesante. E la coscienza è la carta del carro e in questo mazzo viene rappresentato come una figura che si toglie il velo, no? E viene fuori la sua vera essenza. Io qua vi ho parlato di bambino interiore e poi comunque abbiamo anche il mondo. È come se ci fosse una sorta di rigenerazione, anche attraverso il divertimento, ok? Va bene, andiamo a vedere un ultimo. Questi sono tanti. Uno solo, per piacere, grazie. Un ultimo oracolo di questi. Ok, allora come tempistica vi dà 15 giorni ed è una carta che vi dice che vi mancano le radici. Quindi potrebbe essere interessante fare delle passeggiate all'aria aperta o addirittura sedersi per terra, proprio per... è quello che io ho spiegato come grounding nella sezione di abbonati, ma se lo cercate in giro sul web sicuramente trovate delle spiegazioni.
Tenete presente che quando c'è mancanza di radicamento c'è la tendenza a ingrassare. Anche questo lo spiego nella sezione degli abbonati. Comunque, mi parla di 15 giorni, quindi potrebbe essere come un suggerimento dove nei prossimi 15 giorni potrebbe esservi utile proprio lavorare sul radicamento, sul fare gli esercizi di radicamento. Bene, amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me mi potete scrivere un'email e io dopodiché vi mando la lettera di presentazione che vi spiega come lavoro sulle credenze limitanti. Diversamente, se volete andare a vostro ritmo, vi invito ad abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti io tratto temi come le credenze limitanti, temi di metafisica, temi di metamedicina, quindi diciamo che faccio come un mix di tutto quello che ho studiato in più di 25 anni, l'ho riordinato in modo da darvi un aiuto, un acceleratore per il vostro percorso di crescita. Comunque i titoli dei video sono visibili, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla e lì trovate tutto. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!